Nel 2001 Richard Mille fonda la sua omonima azienda con un solo obiettivo: portare l'orologeria ad un livello mai visto prima. E Richard Mille, lo sappiamo, o la si odia o la si ama. In questa nuova puntata io invece vorrei cercare di capirla assieme a voi, tra pochissimi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Siamo sempre di più qui su TOC e io vi ringrazio, ma ci sono tantissimi di voi anche che seguono tutti i nostri video ma non sono ancora iscritti. Vi chiedo di farlo, a voi non cambia nulla, naturalmente è del tutto gratuito, ma a noi aiuta tantissimo invece a crescere e a fare la differenza anche con nuovi contenuti. Per noi è molto importante. E ora torniamo a Richard Mille. Inutile dirlo, Richard Mille divide gli appassionati da sempre, da quando dal 2001 e poi con la presentazione del suo primo orologio, il 001 nel 2003, ha deciso a tavolino di stravolgere il mondo dell'orologeria sportiva con delle soluzioni e dei prezzi di listino mai visti prima, appunto, quello che era l'obiettivo di Richard Mille, che da cinquantenne navigato soprattutto nel settore del marketing, anche nel settore dell'orologeria come Iema, per la quale aveva già lavorato, decise di lanciare il proprio personalissimo marchio di orologi, scommettendo però su qualcosa di diverso, ovvero un'orologeria sportiva di altissimo livello tecnico e tecnologico, con dei listini naturalmente adeguati sia a questa ricercatezza sia anche alla scarsa produzione dell'azienda, che oggi si stima produca annualmente circa 5.000 orologi. E considerate ad esempio che Audemars Piguet, altissima orologeria per pochi, nello stesso periodo ne produce circa 31.000. Una piccolissima produzione per quella che è un'azienda che nel 2018 contava 148 dipendenti e che è impegnata nella realizzazione di orologi sì costosissimi ma anche estremamente tecnologici, perché tutta la tecnologia che è all'interno di un Richard Mille deriva dal mondo aeronautico, dal mondo delle Formula 1, ma anche per esempio dalla chirurgia. Vengono infatti utilizzati dei materiali che normalmente in orologeria non sono mai stati utilizzati, come il carbonio TPT, il quarzo, la fibra di carbonio, la nanotecnologia o ancora il Kevlar. Richard Mille però non ha una vera e propria manifattura che si occupa di tutto questo, perché l'idea vincente, almeno fino ad oggi, del fondatore era quella invece di sfruttare delle collaborazioni per realizzare i propri orologi. Ad esempio i cronografi tourbillon vengono fatti in collaborazione con Fleurier, ma anche con Audemars Piguet, che si occupa molto spesso anche dei cronografi flyback. Allo stesso modo, gran parte degli orologi, come per esempio anche le lunette o i soli pulsanti, vengono realizzati da altre aziende che collaborano con Richard Mille e che sono altamente specializzate nella lavorazione di determinati materiali e poi nella produzione di piccoli componenti che vanno poi a formare questi orologi così strani. Sì, perché la prima critica che normalmente viene mossa a Richard Mille è proprio la stranezza dei propri orologi, che nel 2003 al lancio del primo modello naturalmente risultarono molto strani agli occhi degli appassionati, per almeno due motivi. Il primo, naturalmente, la loro forma, la loro estrema riconoscibilità e le linee estremamente futuristiche che nell'orologeria tradizionale non erano mai state viste, anche se sappiamo che ci sono sempre dei punti di rottura con il passato, ed avvenne per esempio negli anni 60 e 70 con l'orologeria sportiva, che si staccò dall'orologeria elegante e tradizionale dei decenni precedenti. Ma questa è un'altra storia. L'altro punto che suscitò grande scalpore e grande attenzione attorno a Richard Mille naturalmente fu il prezzo, perché il primo orologio della Maison, nata soltanto 2 anni prima, nel 2003 si attestava attorno ai $140.000, che era una cifra sensazionale per un orologio sportivo e che all'epoca praticamente non aveva storia. Eppure Richard Mille ha dimostrato sino ad oggi di aver avuto ragione, grazie anche a una strategia di marketing molto attenta a quello che è stata brava anche Rolex a fare nel corso degli anni, cioè associare
i propri prodotti ai grandi nomi illustri e personaggi positivi, soprattutto dell'ambiente dello sport. Ad oggi, per esempio, Richard Mille è praticamente lo sponsor più riconosciuto e riconoscibile all'interno della Formula 1. Ha sponsorizzato diversi piloti, tra cui per esempio Felipe Massa, famoso anche per l'incidente che lo vide coinvolto a 200 km/h e dal quale ne uscì illeso lui e il suo orologio, appunto il Richard Mille Felipe Massa, che aveva a polso in quel momento. Così come nel mondo dello sport anche altri sportivi hanno al polso i loro Richard Mille durante le competizioni più importanti. Di sicuro ricorderete Rafa Nadal con il suo Richard Mille da $700.000 o ancora Bubba Watson, il famoso golfista che nonostante la potenza dei suoi swing porta al polso il suo orologio che Richard Mille gli ha dedicato. Ecco, in questo caso non si tratta soltanto di marketing, anche se in realtà lo è. Tuttavia si tratta anche di tecnologia, proprio perché Richard Mille dimostra che i propri orologi possono resistere alle sollecitazioni più estreme. Da ultimo alcuni test addirittura li certificano resistenti a 10.000 G, grazie proprio ai materiali e alla tecnologia impiegata all'interno dei propri orologi. Come dicevamo, infatti, il marchio utilizza materiali provenienti dall'aeronautica, dalla Formula 1, dalla chirurgia, come il titanio grado 5, il Lital, il carbonio TPT o il grafene, ma anche il quarzo e il Kevlar. In particolare Richard Mille collabora con Northern Ply Technology, che è un'azienda produttrice di materiali preimpregnati per l'utilizzo di carbonio NPT e quarzo TPT. Ad esempio il Richard Mille 002 utilizza per la prima volta in orologeria il materiale ARCAP per le sue proprietà antimagnetiche e la sua altissima resistenza alla corrosione. E tutto questo infatti porta gli orologi di Richard Mille ad essere un concentrato di tecnologia e ricerca che poi naturalmente si traduce anche in prezzi di listino estremi. Così come per esempio è estrema la ricercatezza del peso più contenuto possibile in assoluto. Basti pensare che il Richard Mille 2701 di Rafa Nadal, sviluppato nel 2013, pesa soltanto 19 grammi grazie all'utilizzo dell'alluminio al litio per il movimento e dei nanotubi di carbonio per la cassa. Richard Mille presenta al SI di Ginevra il 5003 McLaren F1, che è un cronografo con tourbillon rattrappante da 38 grammi e prodotto soltanto in 75 esemplari, ognuno venduto a oltre 1 milione di euro. È un tourbillon da 38 grammi, dovete anche pensare che è qualcosa di straordinario in orologeria. Non soltanto il tourbillon infatti è un movimento molto delicato e complesso, ma allo stesso tempo è anche molto pesante, o comunque più pesante delle classiche spirali, dei classici scappamenti, a causa dei suoi molteplici componenti che naturalmente gli devono consentire di formare quella gabbia che poi ruota proprio per mantenere la cronometria normalmente garantita dal tourbillon. In tutto questo indubbiamente Richard Mille è riuscita a realizzare un unicum nel mondo dell'orologeria. Non si tratta infatti di quelle aziende storiche centenarie e che hanno fondato l'orologeria moderna che oggi conosciamo e che naturalmente dietro determinati materiali e determinate complicazioni possono permettersi di chiedere dei prezzi esorbitanti, e ne abbiamo parlato anche nella live di ieri che vi invito ad andare a guardare. Richard Mille è riuscita ad imporsi nel mondo del lusso e questo è un altro concetto di orologeria, perché sì, i suoi listini sono indubbiamente giustificati dalla grande ricerca e tecnologia dietro ogni orologio, dietro anche l'esclusività di ogni orologio con la loro piccola produzione, ma anche perché sono riusciti a piazzarli ai polsi dei personaggi più illustri, ma anche dei personaggi più ricchi che semplicemente vogliono ostentare il loro Richard Mille, un orologio che in pratica è diventato un bracciale esclusivo per pochi. Basti pensare che da ultimo Richard Mille, in collaborazione con Ferrari, che naturalmente ci mette il marchio, ha presentato l'orologio sportivo più sottile al mondo, 1,75 mm, e non sto parlando del movimento, sto parlando di tutto l'orologio, che naturalmente costituisce un trionfo di progresso tecnico che
pochi altri possono oggi vantare. E infatti con una produzione limitata a 150 pezzi, una riserva di carica di circa 45 ore, il tutto in poco più di 1 mm o poco meno di 2 mm, a voi la scelta. Il Richard Mille Up01 Ferrari è realizzato in titanio di grado 5 unito ad altri elementi come alluminio al 6% e vanadio al 4%. Un orologio il cui movimento è spesso 1,18 mm e resiste ad accelerazioni superiori ai 5000 G. Di sicuro l'orologio di cui non avevamo bisogno, ma che ci meritiamo. Insomma, piacciono o meno questi Richard Mille, indubbiamente sono qualcosa di sensazionale da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista del marketing, dove un'azienda appena nata e che oggi ha soltanto 21 anni è riuscita ad imporsi prepotentemente nel mondo dell'orologeria del lusso, ma soprattutto nel mondo del lusso a sé stante, scalzando anche Rolex da quelli che sono i polsi delle celebrità e dei VIP più importanti, compresi anche gli sportivi più acclamati. Ora, qualcuno di voi naturalmente si starà chiedendo quanto costa entrare nel mondo Richard Mille. Il primo prezzo per acquistare un loro orologio è di circa $80.000, che sinceramente, considerando che alcuni Rolex, peraltro che hanno listini molto bassi come 14.000 euro, sono arrivati a costare anche 50.000 euro a marzo-aprile del 2022, probabilmente non sono neanche tanti, salvo non volersi accontentare per comprare magari l'orologio più costoso di Richard Mille, che ha un listino di oltre 2 milioni di dollari. Mille dice che indossare un proprio orologio è come portare una monoposto al polso, e per certi versi potremmo dire che ha ragione. Insomma, odiata, amata, ma comunque sempre molto discussa, a torto o a ragione, Richard Mille oggi fa parte dell'orologeria più esclusiva che ci possa essere, e da appassionati, secondo me, non possiamo far altro che ammirarla e quantomeno approfondire gli aspetti tecnici e tecnologici che porta con sé un'azienda di questo tipo. Design a parte, dove i gusti sono del tutto soggettivi, e io sinceramente devo ammettere che averne uno al polso o in collezione non mi dispiacerebbe, e non parlo soltanto di esclusività o di prezzo, ma ritengo che come orologi sportivi esteticamente possano davvero essere ritenuti interessanti. Certo, magari non con una giacca addosso, ma in determinati contesti sono orologi che mi piace osservare al polso dei pochi fortunati che possono permetterseli. Naturalmente però nei commenti vorrei sapere cosa pensate di Richard Mille. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, se volete iscrivetevi, come sapete è gratuito, noi ci vediamo qui su TOC in una prossima puntata. Ciao!